parola di oggi è croce. Croce, sì. In croce. riferimento al Vangelo di domenica. Ci possiamo prendere il riferimento di Luca 14, versetto 27, colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ecco, croce però è un termine che non compare nella Bibbia più di tanto, cioè nel Nuovo Testamento sì, ma nell'Antico Testamento non c'è. Sì, nell'Antico Testamento no, c'è una vaga allusione a questa questione, cioè a questa questione, una cosa che potrebbe essere simile in Deuteronomio 21, 22, 23. Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte, tu l'avrai messo a morte appeso a un albero, il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio. Quindi si tratta di praticamente qualcuno fa qualche delitto che comporta la pena di morte e tu dopo evidentemente cosa fai? Appendi il cadavere a un albero per istruzione, per far vedere a tutti, perché le esecuzioni capitali, se non sono fatte coram populo che gusto c'è, però non lo lasci lì a decomporsi come era invece abitudine, perché c'è di mezzo la decomposizione di un cadavere, quindi questo rende pure il paese, non va bene. Ecco, ma è l'unica cosa, tanto più che la parola greca di per sé, stauros, vuol dire palizzata, anche palo, diventa la esecuzione capitale che noi conosciamo in epoca classica, in epoca greca, romana soprattutto, romana. Sono i romani che avevano l'abitudine di crocifiggere la gente, insomma. Di impalare. Sì. Poi c'era la questione c'erano varie tecniche, no? Un impalamento, anche se l'impalamento turco non era proprio, non l'avevano inventato i romani quello, oppure anche c'era questo patibolo, questo palo infisso nel terreno e si metteva sopra la parte trasversale con il condannato, oppure lo si legava anche semplicemente a un palo della tortura, insomma, c'erano varie maniere. Comunque è chiaro che è un tipo di espressione che deriva dal mondo classico. Ecco, ma quindi a noi perché interessa così tanto? Perché è diventato così tanto un simbolo, no? Addirittura facciamo il segno di croce. Perché? Perché c'è un fatto, perché Gesù è stato crocifisso. Cioè, con rispetto parlando, ma se fosse stato impiccato, sì, il nostro simbolo sarebbe diventato la forca. Vabbè, insomma, meno male che... meno male, guarda che comunque l'effetto che alla gente, che ai primi cristiani dava la croce, è esattamente quello che a noi dà la forca. Questo è pure vero, sì. Cioè, ci sono passati secoli prima che i cristiani si adattassero all'idea di rappresentare la croce, peggio che peggio, Gesù crocifisso o Gesù sofferente perché crocifisso. Adesso noi lo abbiamo in tutte le nostre chiese, anche se purtroppo ormai abbiamo certi crocifissi che nelle chiese, soprattutto quelle moderne, che non si capisce che sono dei crocifissi, perché si ha paura, si ritorna ad aver paura di rappresentare la croce, sì. Però ci sono passati secoli. Perché faceva un effetto orribile. Cioè il crocifisso non è stato rappresentato da subito nella ci sono voluti secoli e secoli prima di rappresentare il crocifisso, proprio perché la croce aveva lo stesso effetto, come se a un certo punto noi invece di avere come simbolo la croce avessimo come simbolo una forca o una sedia elettrica. Sì, capisco. È il simbolo della tortura del condannato, oltretutto del non nobile, dello schiavo. No? Sì. Ecco. Il problema è che c'è un fatto, è un avvenimento, il fatto che Gesù è stato crocifisso e dunque il fatto storico della crocifissione pone i cristiani di fronte al problema che la salvezza del mondo passa attraverso questo fatto, questa realtà fondamentale della crocifissione. È quello che dice Paolo nella lettera ai Colossesi, che di fronte a questo fatto cerca di rendersene conto e in Colossesi 1,20 dice: per mezzo di lui, in vista di lui sono riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Dunque ce ne vuole per passare dall'idea che uno che è morto della morte peggiore che si possa immaginare al fatto che questo fatto è la salvezza del mondo. Per questo è diventato il simbolo che poi noi portiamo su di noi, di fatto. Sì e no, nel senso che sicuramente i cristiani hanno fatto questo pensando alla croce di Cristo. Però c'era anche comunque, questo sì, una tradizione giudaica che prevedeva di
di portare dei simboli o di disegnarsi addosso dei simboli religiosi, ed è stato questo molto probabilmente che ha giocato anche. Troviamo l'esempio in Ezechiele 9, versetto 4, l'angelo dice il Signore dice all'angelo: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, segna un tau. Tau è una lettera dell'alfabeto ebraico che ha una forma di croce, sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Quindi la croce, cioè l'idea di mettersi un simbolo era già nel giudaismo. Che questo simbolo poi sia la croce deriva dal fatto che la croce Gesù è stato crocifisso. Il luogo in cui Gesù è stato crocifisso, e quindi i cristiani perché portano questo simbolo della croce? Per identificarsi, per portare anch'essi su di sé la salvezza che dalla croce di Cristo è stata conquistata.